Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo del Calen di Maggio, delle sue radici pagane, di come veniva festeggiato nel Medioevo e delle tradizioni che sono arrivate fino ai nostri giorni. Le tradizioni di maggio sono antichissime, di epoca pre-cristiana. Dall'epoca pagana fino ai nostri giorni, la primavera è per eccellenza il tempo dell'amore, che si celebra attraverso una ritrovata simbiosi dell'uomo con la natura. Infatti, innumerevoli riti religiosi e popolari legati alla rinascita della vita e della natura stessa trovano il loro apice nel mese di maggio. I gesti e le consuetudini proprie di questo periodo dell'anno, che si tramandano sin dall'antichità e che in alcune zone d'Italia sono ancora vive, traggono le loro origini dalle usanze dei Celti. Per il mondo celtico, i riti di rinnovamento, cominciati all'equinozio di primavera, proseguivano lungo tutto il periodo che precedeva la stagione calda. Così alberi, fiori e coppie di sposi diventarono i protagonisti di riti di fertilità dalle origini antichissime. Il Calen di Maggio, da Calende di Maggio, ricalca proprio la festa celtica di Beltane, che cadeva il 1° maggio e celebrava il sole trionfante attraverso riti arborei. Presso i Celti, infatti, gli alberi erano assimilabili a divinità e come tali venivano rispettati e sacralizzati. Così l'albero era la relazione dell'umano con il divino, espressa nel concetto ciclico di vita, morte e vita, racchiuso in un simbolo statico perennemente uguale a se stesso. In questi riti arborei l'albero, solitamente ondano e maggio ciondolo, era il simbolo del culto e delle danze. Dopo essere stato preso dal bosco e posto in mezzo al villaggio, veniva adornato da nastri e fiori, ma anche da salsiccia, dolci, uova e altri cibi. Attorno ad esso si danzava e si intonavano canti e i più giovani vi si arrampicavano per conquistarne le cornie. Ramoscelli fioriti venivano offerti dai ragazzi alle ragazze come promesse d'amore, o ancora erano il dono beneaugurante che i questuanti portavano di casa in casa per ottenere in cambio beni in natura o in denaro. Un'altra caratteristica degli antichi culti della fertilità erano i matrimoni sacri, che si celebravano quando nelle campagne il 1° maggio veniva nominata la regina di maggio o dei fiori, o la coppia sacra, che erano il re e la regina che aprivano la processione insieme all'albero di maggio decorato. La cristianizzazione, che assegnò la festività a Santa Valpurga, non riuscì ad estirpare del tutto i riti pagani, nonostante l'imposizione di celebrazioni religiose atte a scacciare streghe e spiriti maligni. I culti arborei quindi restarono nella tradizione del Calen di Maggio. In epoca medievale, la città di Firenze festeggiava il Calen di Maggio con speciali festeggiamenti che incominciavano il 1° maggio e si protraevano fino alla fine del mese. La festa era dedicata all'esplosione della primavera, così i primi giorni di maggio, sospesa ogni attività lavorativa, i fiorentini si dedicavano a sfilati e cortei per le vie della città in un contesto allegro e spensierato che culminava con le maggiolate, feste di suoni, canti e balli che si svolgevano durante il passeggio in tutti i quartieri. Gruppi di giovani uomini, accompagnati da musici e teatranti, mettevano in atto cantiche e recite dedicate alle tante fanciulle, le quali, adornate da ghirlande di rose, ginestre e giaggioli, accettavano di buon grado i cortesi richiami, improvvisando a loro volta piccoli rondò e allegri ritornelli. Fra
danze e canti popolari veniva eletta la regina di maggio, che con in testa una corona di fiori si recava presso le fanciulle fidanzate, cantando versi augurali e consegnando loro piccoli doni. Da non dimenticare anche il carro del trionfo d'amore che sfilava per le vie della città accompagnato dal corteo delle fanciulle che inneggiavano a maggio e dal corteo dei fanciulli che agitavano rami fioriti. Durante le feste del calendimaggio era anche d'uso che i giovani appendessero alla finestra dell'amata un ramo fiorito e infiocchettato, in segno del proprio amore. Se la ragazza apprezzava il corteggiamento e il corteggiato, ecco che entrava in casa il ramo fiorito e così il maggio avrebbe dato il frutto sperato. Quando la Chiesa volle soffocare questi riti pagani, ebbero luogo i cosiddetti magi drammatici, dove si metteva in scena la lotta tra bene e male impersonando eserciti cristiani e turchi che combattevano, richiamando anche la vittoria della primavera sull'inverno. Tra le feste di questo genere, ancora oggi molto sentite, ricordiamo il Calendimaggio di Assisi. La prima settimana di maggio la città si veste a festa per celebrare il Calendimaggio con una rievocazione storica che invita a immergersi nelle tradizioni e nelle usanze del periodo medievale. Si sfidano per la conquista del palio le due parti in cui è divisa la città, la nobilissima parte di sopra e la magnifica parte di sotto, attraverso lo svolgimento di cortei in abiti storici medievali, attraverso la ricostruzione di scene di vita nei vicoli della città ed esibizioni musicali. A decretare la parte vincitrice è una giuria di esperti di fama internazionale. Oltre che in Toscana e in Abruzzo, il Calendimaggio e il cosiddetto albero della cuccagna sono tradizioni ancora vive in molte regioni d'Italia, come allegoria del ritorno alla vita e della rinascita. Tra queste regioni ricordiamo il Piemonte, la Liguria, il Veneto, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, ma anche le Marche e il Molise. Il nostro video è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!